Ciao a tutti! Oggi andiamo fuori dai soliti circuiti turistici e infatti, dopo aver lasciato l'automobile in un umile parcheggio fangoso, possiamo ammirare le rovine di questo maniero, che non ha la fama di altri castelli polacchi come Wawel e Malbork, ma che è forse più affascinante. Ci troviamo infatti davanti alle rovine di Krzysztopór, situato nella Polonia meridionale, 100 km a nord-est di Cracovia. Il castello, lo vediamo, è un rudere, ma si tratta di resti che suggeriscono un passato favoloso, nell'epoca in cui vivevano ancora i draghi e i cavalieri erravano per il mondo. Siamo nel 1644 e il nobile Krzysztof Ossoliński ha appena finito di costruire la sua nuova, splendida residenza, spendendo la bellezza di 30 milioni di zlote, che oggi equivarrebbero a circa 340 milioni di euro. La costruzione era un palazzo in fortezza in stile italiano, che coniugava le esigenze di comodità dei nobili inquilini con la funzione difensiva. Curiosamente, la pianta del castello pentagonale si ispirava al palazzo Farnese di Caprarola, che Krzysztof ebbe modo di studiare mentre era in viaggio per Roma in qualità di diplomatico. Qui egli incontrò il Papa ed entrò in città alla grande. Si narra che avesse lanciato ducati d'oro alla folla dirigendosi con la carrozza in udienza, mentre faceva perdere ai suoi cavalli i ferri d'oro, montati lenti di proposito. A proposito, lasciamo in descrizione il link al nostro video sul Palazzo Farnese di Caprarola. Il castello non porta però fortuna a Krzysztof Ossoliński, che muore nel 1645, avendo potuto godersi la sua nuova residenza solo per un anno. Essa passa allora al figlio Krzysztof Baldwin Ossoliński, che però muore solo 4 anni più tardi, nel 1649, in una battaglia contro i cosacchi. Insomma, il castello non porta fortuna ai suoi proprietari. Ma ora osserviamo. Oggi siamo così fortunati da assistere a una rievocazione storica, con tanto di sbandieratori. Il castello è pieno di misteri e di dettagli curiosi, a cominciare dal nome Krzysztopór, che suona quasi come Krzysztof, il costruttore del castello, ma che è anche la combinazione delle parole polacche krzyż, croce, e topór, ascia, essendo Ossoliński uno zelante cattolico, a modo suo. La sinistra simmetria del maniero richiama la passione del fondatore per la magia nera e per l'astrologia. Il castello dispone infatti di 4 torri, come le stagioni, di 52 stanze, come le settimane dell'anno, e di ben 365 finestre, più ovviamente una da aprirsi solo negli anni bisestili. Nelle stalle vi erano mangiatoie in marmo e specchi di cristallo, nei quali i cavalli potevano specchiarsi a loro piacimento. Si favoleggia che sotto il castello corresse un cunicolo
che lo collegava al castello del fratello di Ossolinski e che il pavimento del tunnel fosse cosparso di zucchero affinché egli potesse attraversarlo in slitta, come sulla neve. Questo può essere vero o meno, ma l'aneddoto stesso la dice lunga sulla stravaganza del nostro. Il castello era estremamente innovativo per la sua epoca. Aveva infatti un sistema di riscaldamento e ventilazione, acqua corrente in tutte le stanze e vi era persino un acquario di pesci esotici sul soffitto di uno dei saloni. Ci piace vedere oggi queste rovine e immaginare dove fosse l'acquario. Si narra che nei sotterranei siano nascosti 3 botti pieni di monete d'oro, d'argento e di rame, alle quali fa guardia un fantasma, che darà libero accesso al tesoro quando il male del mondo sarà redento. Per ora quindi aspettiamo. Nel 1655, durante la terribile invasione svedese della Polonia, il castello viene definitivamente saccheggiato e finisce in rovina. Si narra che, successivamente, alcuni nobili ne abitarono temporaneamente l'ala occidentale meglio preservata, ma il castello non si risollevò mai più da tale sfacelo. Nel 1770 Krzysztofor fu anche requisito dalle truppe russe, che se possibile ne completarono lo spoglio. Affacciamoci dalle rovine e guardiamo quanto è romantico il paesaggio agreste. Oggi Krzysztofor è meta soprattutto di turismo locale, probabilmente per la sua lontananza dalle principali strade e vie di comunicazione. Si arriva infatti da Lublino o da Cracovia in automobile, con 2 ore su stradine provinciali, tuttavia ben mantenute. La città più vicina è Ivaniška, a 3 km, con 1000 abitanti e senza ferrovia. Consigliamo senz'altro la visita a Krzysztofor, se decidete di visitare la Polonia in automobile o in camper. Ora il sole tramonta ed è tempo di ripartire. Salutiamo Krzysztof, che chissà, forse vive ancora tra queste mura e passeggia solitario di notte nel cortile del castello. Si narra infatti che comparve un misterioso cavaliere alle guardie in una notte del 1645, che scomparve improvvisamente. Il giorno dopo si seppe che il proprietario del maniero era morto e successivamente, di tanto in tanto, un cavaliere solitario fu avvistato nei pressi. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invitiamo a iscrivervi e alla prossima!